Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo maglione con sprone misto. Infatti, nella prima parte che arriva alle spalle ho lavorato come se fosse un maglione con sprone circolare. Nella seconda parte che arriva fino allo scalfo invece ho lavorato come se fosse un raglan. Vi consiglio di vedere un video, un focus che ho fatto dove parlo di questa tecnica e vi do un sacco di consigli. Vi metto qui sopra e nel box informazioni appunto il link a questo video. Come potete vedere, questo maglione io l'ho realizzato con due filati diversi. Il primo filato è questo che crea questo bellissimo gioco di colori che sembra quasi un jacquard, un fair isle, e il secondo invece una tinta unita. Nel mio caso ho voluto utilizzare proprio queste due colorazioni e quindi c'è una leggera differenza proprio di grossezza del filato, nel senso che il primo filato, che per me è l'Ennia, è leggermente più grosso del filato a tinta unita che è il Chuck. Ma se voi volete lavorare con due filati che hanno la grossezza più o meno uguale, potete in alternativa lavorare con l'Ennia e il Bravissimo. Io perché non ho lavorato con il Bravissimo? Perché mi piaceva proprio questo colore, cioè io volevo proprio questo accoppiamento, e facendo i vari campioni, le varie prove, ho visto che in effetti la mia tensione solo per quanto riguarda il numero di maglie non cambiava forse, ma neanche di un quarto di maglia in 10 centimetri, quindi veramente un'inezia. Se voi invece volete stare appunto più sicure e lavorare con due filati veramente simili, ecco, potete lavorare con Ennia e Bravissimo. Ma nelle mie spiegazioni sapete che io vi do le indicazioni per lavorare con qualsiasi tipologia di filato e qualsiasi numero di ferri. Quindi se voi volete lavorare questo maglione tutto di un colore e magari con un'altra tipologia di filato, non c'è problema, perché io vado proprio a spiegarvi come farlo sulle vostre misure e quindi non dovete tenere in considerazione appunto il numero di maglie che magari ho avviato io. Un'altra cosa, per me è la primissima volta nella mia vita che lavoro un maglione con dei filati che sono 100% acrilici. Ora, perché ho fatto questa prova? Perché appunto non l'ho mai fatto, e quindi visto che molte di voi lavorano maglioni con filato acrilico e mi chiedono magari quali sono le differenze rispetto a un filato totalmente in lana, una merino, a parte chiaramente quelle che sappiamo, una è lana e l'altra no, volevo provare a lavorarlo, anche perché chiaramente nel metterlo, nel lavarlo, insomma nell'utilizzarlo, voglio verificare anch'io la differenza, perché realmente non la so, poiché non ho mai appunto indossato maglioni totalmente acrilici, anche se in realtà negli anni mi sono stati regalati magari dei maglioni che avevano un'alta percentuale di acrilico, ma ecco, io solitamente lavoro con o totalmente naturale o un misto. Quindi questa è una prova, quindi vi prego qui sotto nei commenti di non iniziare a far polemica sul fatto che ho lavorato totalmente con l'acrilico, perché in realtà ho voluto fare una prova e quindi l'ho fatta anche per consigliarvi appunto meglio quando mi fate delle domande. Voi chiaramente volete lavorarlo tutto in cashmere? Potete farlo. Volete lavorarlo tutto con la merinos piuttosto che? Anche col cotone potete lavorare, perché appunto, come ho detto poc'anzi, io vi do le indicazioni in base alle vostre misure, alla vostra tensione, e quindi non dovete seguire per forza il numero di maglie che avvio io o la mia tensione. Chiaramente vi do poi delle indicazioni sulla tensione di questi due filati, perché se volete anche voi utilizzare gli stessi filati avete così l'indicazione, ma teoricamente potete fare come volete. Adesso andiamo a vedere le spiegazioni e vi ricordo che per tutte le tecniche che utilizzo comunque vi lascio solitamente qui sopra e nel box informazioni i link ai video dedicati. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto Ennia e Chuck di Tessiland.
Enya è un filato 100% top acrilico, in 100 grammi ci sono circa 250 metri e qui consiglia i ferri del 4 o del 5. Chuck invece, anch'esso è un filato al 100% acrilico, ma in 100 grammi a 400 metri e consigliano i ferri dal 2,5 al 3. In alternativa al Chuck, visto che c'è un po' di differenza con Enya, ma a me piaceva questo colore che è il verdone da accoppiare a quest'altro che è il calmo, potete utilizzare il Bravissimo. Io per avere una tensione corretta di 20 maglie per 26 ferri utilizzerò i ferri numero 4. Inoltre ci serviranno dei marcatori a lucchetto, dei marcatori ad anello, un metro da sarda, un contagiri, un uncinetto e un ago da maglia. Ma adesso vediamo le spiegazioni. Con il metro da sarta prendete la circonferenza della vostra testa, nel mio caso sono 56 centimetri. A questi centimetri va tolto un 30% per avere un collo abbastanza aderente al nostro collo. Se lo volete più ampio, chiaramente togliete un 25%, quindi io ne tolgo un 30%, quindi meno 30% e mi dà 39,2 centimetri. A questo punto devo capire questi 39,2 centimetri a quante maglie corrispondono, quindi basta moltiplicare per 20, che è il numero di maglie che ho in 10 centimetri nel mio campione, e dividere per 10 e mi dà 78,4. Visto che io non posso avere un numero con la virgola e devo avere un multiplo di 4, vado ad arrotondare a 80 maglie. Quindi io adesso vado ad avviare 80 maglie più una per la chiusura in circolare. Avvierò le mie maglie con il metodo long tail. Se non conoscete questo avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Quindi lascio una codina abbastanza lunga per avviare tutte le mie maglie. Se non sapete come fare a conteggiare la lunghezza della codina vi lascio sempre qui sopra e nel box informazioni il link dove ve lo spiego. Poi mettete il filo tra il pollice e l'indice e lo trattenete con le altre dita. A questo punto da dietro mettete il ferro, trattenete il filo e girate. Questa è la nostra prima maglia. Per proseguire e fare tutte le altre maglie basterà andare su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. E ancora su dal pollice, giù dall'indice, nel mezzo e vado avanti così fino ad avviare tutte le mie maglie. Una volta che ho avviato tutte le maglie, controllo che siano girate tutte nello stesso senso e poi vado a chiudere in circolare, lavorando le prime 2 maglie insieme, sia con il filo della coda che con quello del gomitolo. Ok, e questa sarà il mio primo punto, sarà la mia prima maglia. Qui alla fine del ferro metterò un marcatore di inizio filo e giro, ma se voi siete più comodi potete metterlo anche prima. State attente però a ricordarvi che anche se avete 2 fili, in realtà è da lavorarsi come un'unica maglia. Poi abbandono il filo della coda e proseguo solo con quello del gomitolo, lavorando un altro dritto e poi 2 rovesci. Quindi proseguo per tutto il ferro lavorando a coste 2 2, 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci fino alla fine del ferro. Fatto il primo giro lo segno e proseguo lavorando a coste 2 a 2 per un'altezza di circa 4 o 5 centimetri. Ok, ho lavorato per un'altezza pari a 4 centimetri e mezzo, adesso faccio tutto un giro lavorando a dritto e poi mettiamo i marcatori a lucchetto dove dobbiamo fare i ferri accorciati. Per sapere dove mettere i marcatori a lucchetto bisogna fare un calcolo, facendo finta, diciamo così, di lavorare con uno sprone raglan.
Quindi dobbiamo fare il totale delle maglie, per me sono 80 maglie, e bisogna dividerlo in 6 parti, come solitamente faccio per il raglan. Quindi dare una parte per una manica, una parte per l'altra manica, 2 parti per il retro e 2 parti per il davanti. Se avete un seno piuttosto prosperoso, diciamo così, potete anche dividere in 8 parti e dare 2 parti per una manica, 2 parti per l'altra manica, 3 per il retro e 3 per il davanti. Comunque adesso facciamo quello classico diviso in 6. Quindi il totale 80 diviso 6 mi dà 13,3. Quindi vuol dire che teoricamente io dovrei mettere 13 maglie per una spalla, 13 per l'altra, circa 27 per il retro e 27 per il davanti. Siccome non voglio avere dei numeri dispari, vado con i numeri pari e quindi metterò 14 per una manica, 14 per l'altra manica, 26 e 26. A questo punto, una volta che li ho divisi così, vado a mettere i miei marcatori a lucchetto. Adesso vi faccio vedere come. Quindi, per farvi capire meglio, ho diviso appunto in 4 parti come se fosse un raglan. Abbiamo detto 26 maglie per il retro, 26 maglie per il davanti, 14 per una spalla, 14 per l'altra spalla. In realtà questa divisione è solo ed esclusivamente per capire da dove iniziare a mettere i marcatori a lucchetto per fare i ferri accorciati, quindi non si lavorerà chiaramente seguendo le divisioni del raglan. Però iniziamo a mettere appunto i nostri marcatori per poi andare a eseguire questi ferri accorciati per avere uno scollo e contemporaneamente una copertura invece, diciamo così, del coppino. Il primo marcatore lo metto esattamente davanti dove c'è la divisione fra spalla e davanti. Poi a distanza di 2 maglie, quindi 1, 2, ne metto un altro e vado avanti così a distanza di 2 per un totale di 5 marcatori. Chiaramente se voi avete meno maglie per il davanti o comunque meno maglie in generale, è chiaro che anziché metterne 5 mettetene 4, perché comunque qui nella parte centrale del davanti non bisogna fare ferri accorciati, bisogna lasciare libero, perché se no non vi viene uno scollo diciamo così rotondeggiante, ma vi viene una specie di V che farebbe comunque difetto. Quindi li metto 1, 2 qua anche dall'altra parte e poi vi faccio vedere come si fanno questi ferri accorciati con il metodo German Short Row o comunque ferri accorciati alla tedesca. Ok, quindi questi marcatori più grandi che ho messo solo per farvi capire li posso togliere. Ok, tolti anche i marcatori grandi, adesso vado a lavorare a dritto fino al primo marcatore a lucchetto. A quel punto tolgo il marcatore a lucchetto, giro il lavoro, faccio il German Short Row o ferro accorciato alla tedesca, comunque vi faccio vedere tutto, per non avere il buco, e sul rovescio del lavoro torno indietro, chiaramente lavorando a rovescio, fino al primo marcatore dall'altra parte. Faccio la stessa cosa, tolgo il marcatore a lucchetto, giro il lavoro, mi ritrovo quindi sul dritto, faccio il German Short Row e procedo così in ferri di andata e ritorno, quindi non lavoro più in circolare in questo momento, finché non vado a togliere tutti i marcatori a lucchetto. Adesso vi faccio vedere, quindi lavoro a dritto fino al primo marcatore a lucchetto. Aspettate che ho preso dentro anche la coda.
Ok, sono arrivata al primo marcatore a lucchetto, quindi tolgo il marcatore, giro il lavoro, ho il filo davanti a me, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla e poi prendo il filo, lo tiro in questa maniera e vedete la maglia sembra sdoppiarsi, ma in realtà è il ferro accorciato, si fa così alla tedesca. Porto il filo sul davanti perché adesso devo tornare indietro lavorando a rovescio fino al primo marcatore a lucchetto che incontro. Ok, arrivata all'altro marcatore a lucchetto, lo tolgo, giro il lavoro, passo il filo sul davanti, passo anche la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro e proseguo questa volta a dritto fino dall'altra parte all'altro marcatore a lucchetto e vado avanti così in ferri di andata e ritorno fino a che appunto non ho tolto tutti i marcatori a lucchetto. Comunque qui sopra e nel box informazioni vi lascio il link al video dedicato di questa tecnica dei ferri accorciati alla tedesca. Ok, vi volevo far vedere una cosa. Durante la lavorazione a ferri accorciati vi ritroverete queste maglie che non sono nient'altro appunto che il ferro accorciato che abbiamo fatto nel ferro precedente. Vi ricordate? Tirando il filo sul retro del lavoro la maglia come se si dividesse in due o si raddoppiasse, insomma dipende da come la vedete. Questa maglia si lavora normalmente, però stando attenti ad avere due fili sul ferro di sinistra e due fili sul ferro di destra e poi a seconda se lo dobbiamo lavorare a dritto o a rovescio, ecco che si lavora normalmente e si prosegue. Ok, sono arrivata all'ultimo marcatore, quindi lo prendo, lo tolgo, giro, filo davanti, passo la maglia senza lavorarla, tiro il filo indietro e adesso lavoro a dritto e mi fermo al marcatore di inizio e fine giro. Adesso dobbiamo andare a fare i calcoli per sapere ogni quanti ferri aumentare e quante maglie. Come abbiamo detto, dobbiamo tenere come base lo sprone raglan, dove si aumenta un ferro sì e un ferro no, 8 maglie, quindi in realtà è come se si aumentassero 4 maglie a ferro. Nello sprone rotondo non si aumenta tutti i ferri, aumenterò ogni tot, quindi poniamo che io voglio aumentare ogni 4 ferri, ma quante maglie devo aumentare? Allora 4 ferri, come abbiamo detto ogni ferro è come se noi dovessimo aumentare 4 maglie, quindi 4 per 4 mi dà 16, vuol dire che io ogni ferro devo andare ad aumentare 16 maglie. Ogni quante maglie però nel ferro di aumento, che per me è il primo, perché visto che abbiamo già fatto un pezzettino con i ferri accorciati, io vado ad aumentare nel primo ferro e gli altri 3 li lavoro normalmente, poi ancora farò l'aumento e gli altri 3 normali. Ma ogni quante maglie nel ferro di aumento dobbiamo aumentare? Bisogna dividere il totale delle maglie, nel mio caso 80, per gli aumenti, quindi diviso 16 è uguale a 5. Quindi io nel primo ferro di aumento lavorerò 5 maglie e l'aumento. Poi lavorerò 3 ferri senza aumentare e poi avrò un altro ferro di aumento. Questa volta nel secondo ferro di aumento non avrò più 5 maglie e poi l'aumento, perché avrò già fatto un aumento, quindi sarà 6 maglie e l'aumento, e nel ferro successivo saranno 7 maglie da lavorare normalmente e l'aumento, poi 8 aumento, 9 aumento e così via. Comunque adesso iniziamo con il primo ferro d'aumento ad aumentare ogni 5 maglie. Quindi azzero il marcatore di inizio e fine giro e proseguo a lavorare normalmente a dritto, però 1, 2, 3, 4, 5 e devo fare l'aumento. Io farò un aumento intercalato, cioè alzo il filo che unisce le due maglie, lo prendo dal retro e lavoro normalmente a dritto e poi proseguo 1,
2, 3, 4, 5, aumento, alzo il ferro, prendo da dietro e lavoro normalmente a dritto e vado avanti così fino alla fine del ferro. Bene, ho continuato a lavorare un ferro di aumento e 3 normali fino ad arrivare all'ampiezza delle spalle. Ve lo faccio vedere proprio da qui a qui. Non devo oltrepassare la spalla. A questo punto smetto di lavorare in circolare con il filo colorato e inizio a lavorare a raglan col filo in tinta unita, ma prima dobbiamo fare dei calcoli per sapere dove mettere i marcatori per il raglan. Quindi il totale delle mie maglie è 208. A questo numero devo togliere le 4 maglie delle linee raglan, quindi meno 4 è uguale a 204. Adesso devo verificare che questo numero sia divisibile in 6 o, come vi ho detto prima, in 8, lì dipende da diciamo come siete fatte. Io divido in 6, quindi 204 diviso 6 mi deve dare 34, perfetto, è un numero pieno. Quindi io adesso andrò a dividere 34 maglie per ogni spalla e il doppio, quindi 34 per 2, 68 per il davanti e 68 per il retro. Comunque adesso metto i marcatori e vi faccio vedere. Bene, ho fatto un giro con il colore verde, quindi ho cambiato colore e gomitolo, e nel frattempo ho messo anche i 4 marcatori, o meglio 8 marcatori per le 4 linee raglan. Nel mio caso ho 34 maglie, marcatore, una maglia, marcatore, 34 maglie, marcatore, una maglia, marcatore, 68 maglie, marcatore, una maglia, marcatore, 34 maglie, marcatore, una maglia, marcatore e 34 maglie. Il primo giro l'ho lavorato normalmente e quindi lo conto come giro 0 perché è proprio cambiato il colore e ho messo i marcatori. Dal prossimo giro inizio il conteggio dei giri raglan, quindi lavorando raglan. Cosa vuol dire? Che faccio in un giro gli aumenti e nel giro successivo invece lavoro normalmente, quindi gli aumenti un giro sì e un giro no. Adesso vi faccio vedere la tipologia di aumenti quando arrivo qui, perché praticamente all'esterno dei marcatori, quando devo aumentare, faccio un aumento intercalato verso destra, marcatore, un dritto marcatore e un aumento intercalato verso sinistra, e questo lo ripeto per tutte e 4 le linee raglan. Ho lavorato fino al marcatore, adesso faccio l'aumento intercalato verso destra, quindi prendo il filo che unisce le 2 maglie dal retro e lavoro a dritto normalmente. Passo il marcatore, lavoro una maglia dritto, passo il marcatore, adesso prendo il filo che unisce le 2 maglie dal davanti e lo lavoro a dritto ritorto, e così ho fatto un aumento intercalato verso sinistra e poi proseguo, e ogni volta che devo fare gli aumenti per la linea raglan lavoro in questa maniera. Bene, ho proseguito lavorando raglan e poi a un certo momento mi sono provata la maglia per vedere quanto mancava per l'altezza dello scalfo e se il punto dove ero arrivata andava bene sia come circonferenza delle braccia sia come circonferenza del corpo. Ho notato che come circonferenza delle braccia praticamente ci siamo, invece per il corpo, soprattutto se metto una certa tipologia di reggiseno che non è quello sportivo mio solito, ecco che devo aumentare
ancora un po'. Quindi cosa faccio? Posso anche andare avanti, perché chiaramente non sono arrivata all'altezza dello scalfo, posso anche andare avanti aumentando solo per il retro e per il davanti e non facendo più aumenti per le braccia, oppure facendone di meno, magari anziché ogni 2 ferri fare ogni 4 ferri. Ecco, come fare per averlo proprio su misura e quindi modificare leggermente l'andamento del raglan, ve lo spiego in un video apposta che vi lascio qui sopra e nel box informazioni. Mi raccomando, è un video dove vi do tanti trucchetti per avere un raglan perfetto per le vostre misure. Bene, sono arrivata all'altezza dello scalfo corretta e anche all'ampiezza sia delle maniche che del corpo giusta. Adesso devo andare a fare dei calcoli per sapere quanti centimetri devo avviare nel sottomanica. Bene, adesso devo andare a contare quante maglie ho sul cavo, sul ferro, per il corpo, perché come vi ho detto prima io per le maniche sono già a posto, ampiamente a posto, e infatti avevo fatto gli aumenti solo per il corpo. Quindi sul mio ferro ho 180 maglie per il corpo, questo numero lo devo tenere a parte. E adesso devo andare a calcolare quanti centimetri voglio di agio, diciamo così, sapendo che, diciamo, con l'intimo che voglio mettere, io sono 94 centimetri di circonferenza seno. Voi dovete andare a prendere la circonferenza più grande del vostro corpo, che sia il seno o i fianchi. Questi 94 centimetri li devo trasformare in maglie, quindi moltiplico per 20, che è il numero di maglie che ho in 10 centimetri nel mio campione, divido per 10 e mi dà 188 maglie. A questo numero devo andare a togliere le maglie che ho già sul ferro, ricordate? 180, e quindi mi dà 8 maglie, vuol dire che io devo aumentare, avviare a nuovo nel sottomanica 8 maglie, ma visto che lo devo fare per entrambi i sottomanica, questo numero va diviso in 2 e ciò vuol dire che io devo andare ad avviare a nuovo 4 maglie da una parte e 4 maglie dall'altra. Se voi volete ancora più agio, potete andare ad aumentare questo numero. Quindi proseguo nella lavorazione sempre a dritto fino ad arrivare al primo marcatore ad anello. Arrivata al marcatore lo tolgo, lavoro anche la maglia raglan che io metterò dalla parte del corpo, tolgo anche l'altro marcatore e adesso infilo un ago, un filo di scarto e prendo tutte le maglie delle maniche e le trasferisco sul filo di scarto. Se voi volete potete anche lasciarle su un cavo di quelli più piccoli, ma vi consiglio di metterle su un filo di scarto perché poi quando lo andate a provare il cavo rimane rigido e invece col filo ecco che vedete la reale vestibilità del maglione. Comunque continuo a mettere le maglie sul filo fino ad arrivare al marcatore ad anello dall'altra parte. Ok, arrivata fino al marcatore ad anello lo tolgo, qui sfilo il filo di scarto. Mi raccomando, se è un filo poco peloso e di cotone va meglio perché così non farà difficoltà a scorrere fra le maglie. A questo punto lavoro la maglia raglan insieme con quella del corpo, ma prima chiaramente devo andare ad avviare le maglie a nuovo. Avevamo detto 4 maglie per ogni sottomanica, quindi cosa faccio? Con la mano destra prendo il filo e lo giro creando un'asola, inserisco il ferro e tiro, quindi 1, 2, 3,
4. Le mie maglie le ho avviate, lavoro appunto anche la maglia raglan, tolgo il marcatore e proseguo lavorando anche tutte le maglie per il davanti fino ad arrivare all'altro marcatore ad anello. Faccio la stessa cosa poi, quindi tolgo il marcatore, lavoro la maglia raglan insieme con quelle del corpo e invece le maglie dell'altra manica le metto in attesa con l'ago da maglia su un altro filo di scarto e poi proseguo lavorando la maglia raglan dall'altra parte con il corpo e arrivando fino al marcatore al centro della schiena di inizio e fine giro. A questo punto lavorate un paio di giri e poi lo provate per sicurezza, per vedere che vada tutto bene, l'ampiezza delle maniche, del corpo e la lunghezza dello scalfo siano perfetti. Poi da lì potete andare appunto a lavorare tranquillamente, sempre a dritto. Se invece volete il maglione leggermente svasato, ecco che a metà delle maglie che abbiamo avviato a nuovo possiamo mettere un marcatore o 2 marcatori, magari mettetene direttamente 2 con all'interno 1, 2 o 3 maglie, lì vedete voi, e fate esattamente gli stessi aumenti che abbiamo fatto per il raglan. Chiaramente non un ferro sì e un ferro no, ma gradatamente, in maniera che dal punto in cui vi necessita averlo leggermente più ampio potete andare a lavorarli. Bene, arrivati all'altezza desiderata, controlliamo di avere le maglie in numero divisibile per 4 e poi iniziamo a lavorare la costa. Visto che non voglio una costa che faccia da elastico, quindi che stringa sui fianchi, lavorerò una costa 2 a 2 ma a legaccio. Quindi vuol dire che un ferro lavoro 2 dritti e 2 rovesci, 1, 2, e vado avanti così per tutto il ferro, il giro, e nel ferro successivo lavoro tutte le maglie a dritto. Quindi alterno appunto questi 2 ferri. Abbiamo detto il primo sono 2 dritti e 2 rovesci nel primo ferro e nel secondo ferro invece e negli altri ferri pari tutti a dritto. Quindi io lavorerò una costa per circa 4 cm. Comunque adesso la lavoro e poi vi faccio sapere. Arrivata a 4 cm di altezza delle coste, vado a chiudere lavorando 2 maglie dritto e 2 maglie a rovescio, quindi le maglie praticamente come si presentano. Questo è un dritto, la lavoro a dritto, questo è un altro dritto, lo lavoro a dritto e poi a cavallo la prima maglia lavorata sulla seconda. La prossima che mi si presenta è un rovescio, quindi lo lavoro a rovescio e a cavallo la prima sulla seconda. La seguente è un rovescio, quindi lavoro a rovescio e a cavallo. Adesso un dritto a cavallo e vado avanti così fino alla fine del ferro. Se però con questa chiusura il lavoro vi sembra troppo stretto, poco diciamo elastico, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link per la chiusura elastica a coste. Ok, chiuso anche l'ultimo punto, taglio il filo, tolgo il ferro sfilando l'ultimo punto, poi con un ago da maglia vado a chiudere perfettamente in circolare, perché vedete così c'è lo scalino. E invece io con l'ago entro nella prima V, nella prima maglia chiusa, adesso qui è verdone, non so se si vede bene, comunque è una V, ci sono le 2 gambette, prendo tutte e 2 le gambette, entro dentro e poi vado a chiudere entrando
esattamente dentro l'ultima maglia che abbiamo chiuso. La prendiamo dal davanti verso il retro del lavoro in modo che poi possiamo andare a nascondere la codina nel retro e vedete, aspettate che la dobbiamo fare della stessa misura, ok, della maglia, e vedete così che non c'è più lo scalino ed è chiuso perfettamente in circolare. Adesso dobbiamo provarci il maglione e vedere se tutto va bene, e dobbiamo anche prendere due misure. La prima misura è dal punto in cui abbiamo messo in sospeso le nostre maglie fino al polso, per sapere appunto quanti ferri dobbiamo lavorare. La seconda misura invece è la circonferenza della mano messa così stretta, come se ci dovessimo appunto infilare la manica del maglione, perché chiaramente la nostra mano deve passare dal polsino del maglione. Adesso dobbiamo andare a fare dei conteggi e quindi dobbiamo sapere quanti ferri dobbiamo lavorare per arrivare al nostro polso e quante maglie abbiamo bisogno per fare il nostro polsino. Di conseguenza sappiamo anche quante maglie dobbiamo diminuire. Quindi la prima misura che sono andata a prendere è la lunghezza della manica, che per me sono 50 centimetri, ma io devo sapere questi 50 centimetri a quanti ferri corrispondono. Quindi devo andare a moltiplicare per 32, che è il numero di ferri che ho in 10 centimetri nel mio campione con il filato verde, e dividere per 10. Quindi io dovrò andare a lavorare 160 ferri. Adesso devo sapere quanti centimetri mi servono per il mio polsino. Non lo voglio stretto, quindi vado a prendere la misura della mano, che per me sono 20 centimetri. Anche qui devo andare a capire questi 20 centimetri a quante maglie corrispondono, quindi moltiplico per 20, che è il numero di maglie che ho in 10 centimetri nel mio campione, divido per 10 e mi dà 40. Quindi io devo andare a lavorare 160 ferri ed arrivare a 40 maglie. A questo punto potete fare due cose: se non volete una manica affusolata, una manica piuttosto stretta, potete andare a lavorare la manica a tubo senza fare diminuzioni durante la lavorazione dei 160 ferri e poi andare a diminuire tutte le maglie un giro prima, due giri prima. Quindi io sui ferri in questo momento ho 68 maglie. Siccome devo arrivare a 40, cosa faccio? 68 meno 40 è uguale a 28. Quindi se voglio una manica a tubo lavoro fino in fondo e poi in un unico ferro o in due ferri faccio tutte le diminuzioni e arrivo a 40 maglie per il mio polsino. Ricordatevi che le maglie per il polsino devono essere divisibili per 4. 40 lo è, quindi io sono a posto. Se invece io voglio andare a diminuire gradatamente, cosa devo fare? Devo sapere, allora, quelle 28 maglie innanzitutto che devo andare a diminuire vanno divise in due, perché io per ogni giro di lavorazione diminuisco 2 maglie a destra e a sinistra del marcatore di inizio e fine giro che io ho nel centro del sottomanica. Quindi 28 diviso 2 mi dà 14, vuol dire che io in 160 maglie devo fare 14 giri di diminuzione. Quindi 160 diviso 14 mi dà 11,42. Qui posso fare due cose: se ho un numero pieno vado bene così, e mettiamo che fosse stato 11, che cosa andavo a fare? Lavoravo 10 ferri senza diminuzione, nell'11° andavo a fare le 2 diminuzioni. Invece io ho un numero con la virgola che è molto vicino a 11,5, quindi ho un'opportunità di lavorare per una volta 10 ferri e nell'11° andare a fare le diminuzioni, e la volta seguente lavorare 11 ferri e nella 12° andare a fare le diminuzioni. Quindi alterno ogni 11 e ogni 12 ferri faccio le diminuzioni. Oppure possiamo anche lavorare
le diminuzioni sempre ogni 11 ferri, quindi vuol dire che poi farò qualche giro per arrivare al 160. Per prima cosa vado a riprendere tutte le maglie che avevo messo in sospeso e le metto sul ferro. Chiaramente se voi le avevate lasciate in sospeso sul cavo non fate nient'altro che montare le punte, quindi io entro in tutte le maglie e appunto le rimetto sul ferro in questa maniera. Vi consiglio prima di entrare nelle maglie e poi sfilare il filo in maniera che così non rischiate, ecco, che vi cadano senza accorgervi. Una volta che ho messo tutte le maglie sul mio ferro, devo andare a riprendere anche le maglie che avevo avviato a nuovo. Io ne avevo avviate a nuovo 4, quindi dal centro vado a riprendere le 2 maglie verso sinistra. Le 2 maglie verso destra le riprendo alla fine del ferro. Quindi io lo faccio con l'uncinetto perché sono più comoda così, se voi volete potete anche riprenderle col ferro, quindi le contiamo, 1, 2, le riprenderò in ultimo, questa è la prima verso sinistra. Adesso le maglie sono formate non più da delle V perché siamo sottosopra, ma delle A, quindi entro nel centro della prima A, forse questo uncinetto è un po' troppo grosso, entro nel centro della prima A, vedete ho solo 2 fili perché ho preso la primissima maglia, mi raccomando non andate sotto a riprendere le altre, se no poi sentirete che c'è diciamo un cordoncino all'interno, e poi vado a riprendere anche la seconda. Ok, adesso se io chiudessi così avrei un buco perché qui ho delle maglie molli che si sono allungate, quindi cosa faccio? Vado a riprendere anche una maglia molle che poi nel secondo giro vado a diminuire subito proprio per non creare il buco. Lì sta a voi vedere più o meno dove entrare perché dipende quale filo avete più morbido. Io guardando così dovrei rientrare circa qui, vediamo un attimo. Qui andate facendo delle prove, sì, qui mi sembra un buon punto. Quindi adesso vado a mettere queste 3 maglie che ho ripreso con l'uncinetto sul ferro di destra, ok, tiro il filo in maniera da stringere e poi vado a lavorare normalmente a dritto tutto il ferro. Finito di lavorare il ferro, faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, e cioè vado a riprendere la maglia molle, io direi di inserirmi qui, aspettate, vediamo qual è quella, il posto migliore, ma qui penso che potrebbe andare bene, ok, e poi vado a riprendere le 2 maglie che avevo avviato a nuovo, sempre entrando nelle A, aspettate che la prima è questa, subito qui, 1 e 2, e anche queste 3 maglie le vado a rimettere sul ferro. A questo punto ho finito il mio primo giro, quindi vado a prendere il marcatore e segno che ho fatto il primo giro. Poi inserisco il marcatore e vado a lavorare il mio secondo giro. In questo giro dobbiamo andare a diminuire le maglie, chiamiamole appunto così, molli, le maglie aggiuntive che ho messo per non creare il buco. Quindi sia con il filo della coda che con quello del gomitolo vado a lavorare la primissima maglia solo ed esclusivamente per fermare la mia codina in maniera che non mi scappa. Poi proseguo con il filo del gomitolo e vado a fare la mia prima diminuzione. Quindi lavoro 2 maglie insieme. Quando andrò a fare le diminuzioni appunto per diminuire le maglie della manica, farò la stessa cosa. La prima maglia la lavoro normalmente e la seconda e la terza, quindi una maglia normale e poi 2 maglie assieme.
lavoro tutto il ferro e arrivo ad avere 3 maglie prima della fine e vi faccio vedere come vado a diminuire dall'altra parte. Ok, sono arrivata, mi rimangono 3 maglie prima della fine, quindi vado a fare l'altra diminuzione che è una cavallata semplice, quindi passo la prima maglia a dritto senza lavorarla, lavoro a dritto la seconda e accavallo la maglia passata su quella lavorata e poi vado a lavorare l'ultima maglia e così ho finito anche il secondo giro. Poi proseguo appunto normalmente lavorando dei giri completamente tutti a dritto e dei giri con le diminuzioni. Tutte le diminuzioni andranno fatte così, cioè la prima maglia la lavoro a dritto normalmente, poi lavoro 2 maglie assieme, lavoro tutte le altre maglie a dritto fino ad arrivare ad avere solo 3 maglie. A quel punto lavoro una cavallata semplice e poi una maglia a dritto e vado appunto avanti così fino ad arrivare alla fine della mia manica e poi vi faccio vedere come lavorare il bordo, il polsino. Arrivata alla fine della manica inizio a lavorare il polsino a coste 2 a 2 legaccio esattamente come ho lavorato il bordo del corpo, quindi metto il marcatore di inizio e fine giro e poi lavoro 2 maglie a dritto e 2 maglie a rovescio per tutto il ferro. Nel ferro successivo lavorerò tutte le maglie a dritto e poi ripeto questi 2 ferri per un'altezza di circa 4 cm. Ho finito di lavorare i 4 cm del polsino e adesso devo chiudere e faccio esattamente la stessa chiusura che ho fatto per il bordo del corpo. Quindi lavoro una prima maglia a dritto, un'altra a dritto e poi accavallo la prima sulla seconda. Poi ho le 2 maglie che devo lavorare a rovescio, quindi lavoro un rovescio e accavallo, un altro rovescio e a cavallo, poi ancora 2 dritti, quindi dritto a cavallo e vado avanti così fondamentalmente lavorando le maglie come si presentano e poi facendo la chiusura ad accavallata. Come dicevo prima, se questa chiusura per voi è troppo stretta potete utilizzare anche quella elastica. Finito di chiudere tutte le mie maglie vado a fare l'altra manica esattamente come ho fatto questa. Bene, il mio maglione è finito. Per una taglia media io ho utilizzato circa 280 grammi di filato, di cui 230 di ciak nella colorazione verdone e circa 50 di Enia nella colorazione calmo. Chiaramente in base alle vostre misure consumerete più o meno filato. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!